Hai mai sentito l'espressione mangiarsi qualcuno in insalata? Vuol dire che il nemico vale poco ed è facile sconfiggerlo. Arriva dalla regione indiana di Goa, quella che ha dato il nome alla Goa Trance. Nel più famoso romanzo di Dumas, Edmond Dantès viene ingiustamente incarcerato nel castello d'If. Nella cella accanto alla sua c'è l'abate Faria, un vecchio sacerdote che da anni offre un'immensa ricompensa ai suoi secondini in cambio della libertà. Io sono l'abate Faria. È dal 1811 che sono rinchiuso qua dentro. E prima sono stato 3 anni nel forte di Fenestrelle, in Piemonte. Faria giura di aver nascosto un tesoro in Italia, sull'isola di Montecristo. Peccato che nessuno gli creda. Affidandosi all'esperienza del sacerdote, Dantes riesce a fuggire, trova il tesoro e diventa conte di Montecristo. Pochi sanno che l'abate Faria è esistito davvero. Si chiamava José Custodio Faria ed è il primo mentalista della storia. José nasce nel 1756 nella colonia portoghese di Goa. Ha un curioso albero genealogico. Dopo la sua nascita i genitori si separano, il padre diventa prete e la madre suora. A 24 anni prende i voti anche lui. Il padre lavora per la corona portoghese e José visita spesso Lisbona. Sono queste le strade che attraversa per raggiungere il castello di San Giorgio. Qui lo aspetta Maria I, sovrana del Portogallo. È il 1780 quando la regina gli chiede di predicare nella cappella adiacente al castello, la chiesa il cui campanile bianco oggi svetta sugli scavi archeologici. Raggiungere il luogo è per me un modo per riconnettermi con l'istante zero, il singolo momento da cui tutto ebbe inizio. Il giovane prete non sa che grazie a suo padre quel pulpito entrerà nella storia del mentalismo. José si affaccia dal minuscolo balconcino ed è assalito dal terrore. Secondo la leggenda, il padre si avvicina, punta il dito verso i nobili portoghesi e usando il dialetto di Goa gli sussurra spavaldo: Cator rebagi, questi te li mangi in insalata. Le parole producono l'effetto voluto. José ritrova la calma e la sua predica risuona potente tra le volte di questa chiesa. Mai prima di allora l'abate Faria aveva vissuto in prima persona la potenza del linguaggio sull'animo umano. Sono gli anni in cui Mesmer teorizza l'esistenza di un fluido magnetico in grado di soggiogare la volontà. Come il medico tedesco, anche Faria raggiunge Parigi per trascorrervi i meravigliosi anni '80. Lui però al mesmerismo non crede. Ritiene al contrario che il magnetismo animale non esista e non serva. Trova le parole giuste e potrai influenzare in modo irresistibile il tuo interlocutore. Non serve altro. Per dimostrarlo, mette in scena uno spettacolo ipnotico. Per la prima volta nella storia, un artista mostra a un pubblico pagante effetti magici legati esclusivamente ai poteri della mente. Niente fazzoletti, monete o conigli. In uno show del tutto immateriale, Faria spettacolarizza le doti psichiche senza mai nominare i giochi di prestigio e parlando sempre e soltanto di esperimenti, dimostrazioni scientifiche. Il primo spettacolo di mentalismo della storia va in scena a Parigi l'11 agosto 1813 in Rue de Clichy, numero 49. Agli occhi del pubblico, composto soprattutto da donne, la scena è memorabile. José ha un aspetto esotico. La pelle scura e le origini indiane fanno di lui un personaggio dal fascino mistico. Anche il suo biglietto da visita incuriosisce. José Faria, sacerdote figlio di un prete e di una suora. Come stupirsi che Dumas lo abbia trasformato nel personaggio di un romanzo. Non lo era già, in qualche modo? Io l'ho scoperto grazie a un'eccellente antropologa, Clara Gallini. Il suo libro La sonnambula meravigliosa è una fonte preziosissima di stupori. Qualche anno dopo, nel suo meraviglioso manuale di filosofia, Girolamo De Michele individua nell'abate Faria di Dumas un simbolo potente.
il saggio a cui chiedere aiuto per trovare una via di fuga, quando ci sentiamo Edmond Dantès. Scrive Girolamo che in un'epoca dominata dalla preoccupazione, dalla paura, dall'incertezza e dalla tristezza, il mondo ci appare, visto dall'angusta prospettiva della finestrella con le sbarre della prigione, qualcosa di precario e preoccupante. Guardando di sbieco l'oceano, laggiù, oltre il Tago, la Lisbona di Faria promette da sempre ai navigatori imprese epiche verso terre sconosciute, prospettive che ispirarono profondamente il primo mentalista della storia, un vero pioniere nell'esplorazione degli oscuri fondali dell'inconscio. Girolamo De Michele riconosce in Faria una di quelle persone in grado di mostrarci che al di là del muro c'è ben più che la ristretta visuale di ciò che ci sembra essere. Dove noi vediamo un muro di pietra, loro ci indicano un passaggio. Al di là c'è un mondo intero da immaginare e conquistare.